L'abbazia di Whitby era un'antica abbazia benedettina, le cui rovine sono situate nell'omonima città del North Yorkshire, sulla costa nord-orientale dell'Inghilterra. Le austere rovine dell'abbazia di Whitby sono più di un semplice paesaggio. Generazioni sono state attratte da questo splendido promontorio come posto di insediamento, devozione religiosa ed ispirazione letteraria. Queste rovine hanno alimentato leggende di avvistamenti soprannaturali, facendone un luogo carico di mistero. È qui che Bram Stoker, durante un lungo soggiorno, trovò l'ispirazione per scrivere Dracula, il suo capolavoro gotico. Le storie di Whitby si sono impresse nel suo immaginario, dando vita al vampiro più famoso della letteratura. E come dimenticare il capitano James Cook, che proprio a Whitby passò 9 anni della sua vita mentre svolgeva il suo apprendistato. Cook fu il primo a cartografare l'isola di Terranova, prima di imbarcarsi per 3 viaggi nell'Oceano Pacifico, nel corso dei quali realizzò il primo contatto europeo con le coste dell'Australia e le Hawaii, oltre alla prima circumnavigazione ufficiale della Nuova Zelanda. Pronti a scoprire tutto questo? Seguiteci in questa avventura. Posizionata sulla costa nord-orientale dell'Inghilterra, l'abbazia fu fondata nel 657 d.C. da Oswiu, re anglosassone della Northumbria. Il re nominò Hilda, badessa dell'abbazia di Hartlepool e nipote di Edwin, primo re cristiano della Northumbria, come prima badessa secondo le regole del cristianesimo celtico. Il monastero fu anche dimora del grande poeta sassone Caedmon. Nel 664 l'abbazia ospitò il Sinodo di Whitby, durante il quale il re Oswiu dichiarò che la Chiesa della Northumbria avrebbe adottato il calcolo della Pasqua ed il rito della tonsura propri della Chiesa romana, abbandonando gli usi e costumi del cristianesimo celtico per i dettami e le dottrine della Chiesa di Roma. Nell'867 l'abbazia fu assediata dai vichinghi e quindi abbandonata. L'abbazia restò in stato di abbandono per quasi 200 anni, fino all'anno 1078, quando William de Percy ordinò di rifondarla. Il secondo monastero durò finché non fu distrutto da Enrico VIII nel 1540, durante la dissoluzione dei monasteri in Inghilterra. L'abbazia cadde in rovina, venne sfruttata come cava di pietre, ma rimase un punto di riferimento importante per i naviganti. Oggi Whitby Abbey è patrimonio dell'English Heritage, l'organismo pubblico inglese che si incarica della gestione del patrimonio culturale dell'Inghilterra. Ma la cittadina di Whitby non è nota solo per la sua abbazia. Altri punti della città sono di notevole interesse sia turistico che storico, prima fra tutti la scalinata chiamata il 199 Scalini. Questa salita impegnativa offre una vista spettacolare sulla città. La scalinata porta alle rovine dell'abbazia e offre un panorama su tutto il paese, sul porto e sul faro. La prima testimonianza della scalinata, denominata in inglese 199 Steps, risale al 1340, ma si ritiene che sia ancora più antica. I gradini erano originariamente in legno e dipinti con colori brillanti. Solo nel 1774 furono sostituiti con pietra di Sneaton. Si pensa che i 199 scalini siano stati usati come prova di fede cristiana per coloro che volevano pregare nella chiesa di St. Mary. Salire le scale significava essere un fedele. Lungo il percorso esistono ancora piattaforme livellate in diversi punti della scalinata per permettere alle persone in lutto di riposare la bara che trasportavano e riprendere fiato. Si ritiene che l'ultima bara a salire i gradini in questo modo sia stata quella di un ex rettore di Whitby, il reverendo George Austen, i cui funerali risalgono al 1933. Poi abbiamo la chiesa di St. Mary, che sorge nel punto più alto della città, praticamente a strapiombo sulla baia ed il sito, che insieme alla chiesa comprende anche il cimitero storico cittadino e permette di godere delle belle viste sull'abitato e sul mare. La chiesa, seppure interessante, non offre moltissimo da vedere. L'interno, che spicca per i banchi personali e chiusi a chiave da tramezzi, una caratteristica non rara nello Yorkshire, risulta piuttosto anonimo.
La chiesa di St. Mary è stata fondata intorno al 1110 e sebbene si siano verificati molti restauri e aggiunte nel corso degli anni, alcune parti della chiesa risalgono ancora al XII e XIII secolo. Assolutamente degno di menzione è il Museo del Capitano Cook. Il museo si trova nell'edificio in cui Cook visse per 9 anni mentre svolgeva il suo apprendistato. Il museo fornisce un'ottima visione della vita e dei tempi dell'uomo che ha contribuito alla nostra storia. Si può scegliere se optare per una visita lunga o breve che si svolgerà su 4 piani. I punti salenti includono la soffitta dove Cook alloggiava come giovane apprendista, le sue mappe, le lettere, le incisioni dai mari del sud ed un meraviglioso modello della Resolution con l'equipaggio e i negozi. Whitby ha ottenuto il 22 maggio del 2022 un singolare primato con cui è entrata nel Guinness World Record. Si tratta del record mondiale di persone travestite da vampiro riunite in un unico luogo. L'evento è stato organizzato per celebrare i 125 anni dalla pubblicazione del romanzo Dracula di Bram Stoker. Con 1369 emuli del vampiro è stato battuto il precedente record detenuto da Doswell in Virginia, che era di 1039 persone. Il codice di abbigliamento era solo uno: scarpe nere, pantaloni o vestito nero, mantello nero, ma soprattutto zanne piantate sui canini superiori. A denti stretti, in perfetto silenzio, Hilda fissò per qualche secondo quell'esercito di serpenti velenosi che se ne stavano lì a rosolarsi pigramente al sole su quello che sarebbe dovuto essere il suo dannato terreno edificabile. Un'altra donna al posto suo l'avrebbe considerata la goccia che fa traboccare il vaso e senza pensarci 2 volte avrebbe rinunciato alla sua impresa. E anche Hilda, nonostante il suo carattere forte, cominciava a sentirsi abbastanza prossima ad una crisi di nervi. Perché se è certamente possibile affrontare con grazia qualche contrattempo, è pur vero che negli ultimi tempi la sua vita era stata un susseguirsi ininterrotto di disgrazie. Tutto era cominciato con una guerra fra clan che aveva ucciso suo zio, il re, e portato al potere un acerrimo nemico, oltretutto ancora legato al paganesimo e dunque ostile ai cristiani. Nel suo nuovo status di nobile decaduta, Hilda non era mai riuscita a costruirsi la vita familiare che avrebbe voluto. Alla non tenera età di 33 anni, s'era rassegnata a monacarsi per andare a vivere nell'abbazia di Scells, che raccoglieva confortevolmente molte donne sole provenienti dall'aristocrazia europea. E invece no. Quando Hilda era già pronta per partire con i bagagli fatti e la nave pronta per salpare per le Gallie, il vescovo Aidan di Lindisfarne fece irruzione in casa sua, blaterando cose senza senso. C'entrava un sogno profetico, il cui aveva visto Hilda che avrebbe fatto grandi cose sulle coste dello Yorkshire e che dunque bisognava assolutamente impedirle di partire. Anzi, toccava condurla a un certo appezzamento di terreno e darle ordine di costruire lì un monastero. E Hilda a capo chino obbedì. Povera donna. Del resto, cosa puoi fare quando un santo vescovo arriva da te con un ordine così perentorio? Ma quando si recò sul terreno da edificare e si rese conto di aver ricevuto l'ordine di costruire la sua abbazia in un nido di serpi, nel vero senso della parola, Hilda decise che la sua pazienza era finita. Realisticamente, ci deve pur essere un limite alla sfortuna che ti piove addosso quando stai cercando di combinare qualcosa di buono per l'Onnipotente. E così la dama prese un respiro profondo, chiuse gli occhi, stese le braccia verso il cielo e, raccoltasi in preghiera, pronunciò parole che non conosciamo, ma che mi sentirei di poter immaginare come qualcosa del tipo: «Vedi almeno di collaborare un po'». Ed ecco, tutto d'un tratto, la potenza divina calò sulla terra grazie alle preghiere della santa. Le serpi che circondavano la donna smisero improvvisamente di sibillare e presto cominciarono a contorcersi e ad arrotolarsi su se stesse, presi da uno spasmo mortale. Nell'arco di pochi secondi s'erano trasformate in pietra e un vento impetuoso cominciò a soffiare, sospingendo quei resti fin sulle coste a strapiombo, oltrepassate le quali i mostri caddero in mare.
Davanti a Hilda si estendeva adesso un gigantesco appezzamento di terreno pianeggiante, lambito da un fiume che rendeva fertili quelle terre. E allora la santa abbassò le mani, se le posò sui fianchi con aria pratica, socchiuse gli occhi e cominciò a studiare la situazione. Probabilmente anche in quel frangente pronunciò parole che non conosciamo, ma che mi sentirei di poter immaginare come qualcosa del tipo «Ok, finalmente si ragiona». E in effetti si ragionò più che bene. L'abbazia fondata da Hilda nel paesello di Whitby divenne in breve tempo uno dei grandi centri propulsori che permisero al cristianesimo anglosassone di diffondersi in terre ancora ostili e di penetrare a fondo nella cultura locale. Ma che fine hanno fatto i serpenti? Quelli che Hilda trasformò miracolosamente in pietra. La potenza divina, come appunto si diceva, fece scendere dal cielo un vento impetuoso che soffiò via quelle serpi facendole cadere in mare. Ma la storia non finisce qui. Stando a quello che assicura il folklore locale, ancora oggi è possibile rinvenire di tanto in tanto uno di questi animali, pietrificato dalla maledizione e portato a riva dalle onde che lambiscono le coste inglesi. Ma come spesso accade, gli scienziati non concordano col folklore. Essi dicono che non si tratti affatto di serpenti e sostengono anzi che questi reperti non siano altro che fossili di ammonite, molluschi preistorici che si estinsero nel Cretaceo. Nel corso dei secoli, molti dei loro resti furono rinvenuti nelle costiere rocciose dello Yorkshire e non solo, causando la comprensibile curiosità degli uomini che se li trovavano davanti. Tra tutti i fossili, quelli di ammonite sono probabilmente quelli con la forma più suggestiva. La conchiglia a spirale che proteggeva il mollusco ha una perfezione geometrica che di rado si trova in natura, e l'aspetto misterioso di questi reperti archeologici non poté che solleticare la fantasia di molti. Ma naturalmente le conchiglie fossili non finiscono con una testa di serpente. Spetta allora agli storici del folklore prendere la palla al balzo e intervenire nella discussione. A causa del loro aspetto particolarissimo e della notevole frequenza dei loro ritrovamenti, i fossili di ammonite ispirarono le leggende più svariate in numerose culture europee. Nel folklore inglese si legarono per l'appunto al prodigio che tradizionalmente era attribuito a Santa Hilda. Tracciata ormai la prima associazione tra il miracolo di Santa Hilda e i fossili di ammonite, non restava che rendere ancora più evidente questo legame a vantaggio della predicazione e della fantasia popolare. Infatti, cominciò pian piano a diffondersi la consuetudine di intagliare i fossili, trasformando la parte finale della conchiglia in una piccola testolina di serpente. Oggigiorno le ammoniti con testa di serpente, anche note in inglese col nome popolare di snake stones, sono pezzi da museo che vengono battuti dalle case d'asta per diverse centinaia di sterline. I più antichi reperti giunti fino a noi risalgono all'età vittoriana, ma è plausibile ipotizzare che artefatti simili esistessero anche in epoche precedenti, probabilmente prodotti a vantaggio dei pellegrini che visitavano numerosi il monastero di Whitby e che certamente sgranavano gli occhi trovandosi di fronte a una prova tangibile del miracolo operato dalla santa. E se Whitby, grazie al suo aspetto veramente degno di un romanzo gotico, vive ancora nella fantasia di molti, anche la santa che fondò l'abbazia gode di una fama che si conserva intatta attraverso i secoli. Sul finire del XIX secolo, la badessa inglese ricevette un singolare omaggio anche da chi generalmente non ha molto a che spartire con i santi medievali, ovverosia dalla comunità scientifica internazionale. Ancora oggi in paleontologia si parla di Ildoceratide per indicare una delle famiglie di ammoniti fossili, quello che è appunto maggiormente diffuso nella zona di Whitby. Ed è proprio a Santa Hilda che le Ildoceratide devono il loro nome. Un omaggio sorridente a quella leggenda che visse dapprima nel mondo del folklore, per poi trovar spazio nel mondo della scienza. Il sinodo si tenne nel 664 presso il monastero di Santa Hilda di Whitby, diventato in seguito l'abbazia di Whitby. Questo incontro conciliare vide scontrarsi due visioni cristiane distinte, quella romana, introdotta da San Agostino di Canterbury, e quella irlandese, promossa da San Colombano.
Il sinodo fu innescato da un acceso dibattito sul modo corretto di celebrare la Pasqua. La Chiesa irlandese seguiva il calendario calcolato secondo la luna, mentre la Chiesa romana si basava su un sistema solare. Questa differenza, apparentemente minore, aveva creato una profonda divisione tra i cristiani inglesi, minando l'unità religiosa e aprendo crepe nel tessuto sociale. Re Oswiu di Northumbria, desideroso di pacificare il suo regno e rafforzare il suo potere, convocò il sinodo. Oswiu era un sovrano pragmatico. Aveva abbracciato la fede cristiana romana e voleva che questa fosse lo standard per tutto il suo regno. La sua decisione fu guidata anche da considerazioni politiche. L'adesione alla Chiesa di Roma avrebbe facilitato le relazioni diplomatiche con altri regni cristiani europei. Il sinodo fu presidiato dal saggio abate Colman, noto per la sua imparzialità. Entrambi i lati furono ascoltati attentamente. Wilfrido di York, un ardente sostenitore della Chiesa romana, argomentò che il suo calendario seguiva la tradizione degli apostoli e quindi era più che legittimo. I monaci irlandesi, guidati da Colman stesso, difesero con veemenza la loro antica tradizione e sottolinearono la purezza della loro fede. Dopo giorni di dibattiti accesi, Oswiu prese una decisione cruciale. Decise a favore del calendario romano. La sua scelta ebbe ripercussioni immediate. La Chiesa irlandese, seppur sconfitta, continuò ad operare nell'Inghilterra settentrionale, ma la Chiesa romana guadagnò progressivamente terreno. L'unificazione religiosa favorì la stabilità politica nel regno di Northumbria e aprì le porte a una maggiore collaborazione tra i diversi regni sassoni. Inoltre, l'adesione al credo romano contribuì a rafforzare il potere di Oswiu, trasformandolo in un leader riconosciuto non solo in Inghilterra, ma anche nelle altre regioni dell'Europa. L'influenza del Sinodo di Whitby si estese ben oltre i confini religiosi. La diffusione della cultura latina e la maggiore apertura verso l'Europa continentale contribuirono a plasmare l'identità culturale dell'Inghilterra medievale. Sebbene il Sinodo di Whitby abbia risolto un dibattito religioso specifico, le sue implicazioni trascendevano il semplice campo teologico. La scelta di Oswiu ha segnato una svolta decisiva nella storia dell'Inghilterra, dando inizio a un periodo di grande sviluppo culturale e politico che avrebbe plasmato il destino della nazione per secoli a venire. Se si guarda formalmente al risultato del Concilio di Whitby, esso appare nient'altro che uno dei tanti sinodi tenuti dal cristianesimo di area latina concernenti la liturgia pasquale durante il Medioevo. Tuttavia, se consideriamo in maniera più approfondita le conseguenze di questo sinodo, ci si accorge che esso va molto al di là della semplice questione della festività pasquale o della tonsura, ma riguarda invece il definitivo spostamento della Chiesa cristiana romana nell'area inglese. Soprattutto in epoca moderna questa romanizzazione della Chiesa anglosassone è stata aspramente criticata e stigmatizzata dagli storici di area protestante, dando al sinodo una chiave di lettura secondo la quale in esso si sarebbe assistito allo scontro tra la Chiesa celtica e la Chiesa di Roma, con la sconfitta della prima a favore della seconda, e leggendo quindi la riforma protestante come una sorta di rivalsa della Chiesa celtica. Dracula, il personaggio nato dalla penna di Bram Stoker, nacque in Transilvania, ma pochi sanno che fu ispirato dal suo soggiorno a Whitby nel 1890. Quando arrivò in città, Stoker stava già progettando una storia sui vampiri e usò il suo tempo per ricercare e sviluppare le sue idee. Come direttore commerciale dell'attore Henry Irving, Stoker aveva appena completato un estenuante tour teatrale attraverso la Scozia. Fu Irving a raccomandare Whitby, dove un tempo aveva gestito un circo, come posto dove soggiornare. Stoker, dopo aver scritto 2 romanzi con personaggi e ambientazioni tratti dalla sua nativa Irlanda, stava lavorando ad una nuova storia, ambientata in Stiria, in Austria, con un personaggio centrale chiamato Conte Vampir. La lettura gotica preferita del periodo era ambientata in terre straniere piene di inquietanti castelli, conventi e grotte. Il promontorio spazzato dal vento di Whitby, le spettacolari rovine dell'abbazia,
Una chiesa circondata da pipistrelli in picchiata e una lunga associazione con il giaietto, una pietra semipreziosa usata nei gioielli da lutto, gli hanno suggerito un'interpretazione moderna di tali orrori. Il riferimento all'abbazia di Whitby è chiaramente citata nel romanzo. In Dracula, Stoker fa notare a Mina Murray, la giovane donna le cui esperienze costituiscono il filo conduttore del romanzo, nel suo diario: proprio sopra la città si trovano le rovine dell'abbazia di Whitby, che fu saccheggiata dai danesi. È una rovina molto nobile, di dimensioni immense e piena di dettagli belli e romantici. C'è una leggenda secondo cui una donna bianca è vista in una delle finestre. Sotto l'abbazia sorge l'antica chiesa parrocchiale di St. Mary, raggiungibile salendo i 199 gradini. Stoker avrà visto come il tempo e le intemperie avevano corroso le tombe del cimitero, alcune delle quali barcollavano precariamente sul bordo della scogliera in erosione. Alcune lapidi erano poste su tombe vuote, a ricordare occupanti marittimi i cui corpi erano andati perduti durante viaggi lontani. Annotò iscrizioni e nomi per un uso successivo, tra cui Swales, il nome che usò per la prima vittima di Dracula a Whitby. L'8 agosto 1890 Stoker si recò a piedi fino a quella che era conosciuta come la Coffee House End of the Quay ed entrò nella biblioteca pubblica. Fu lì che trovò un libro pubblicato nel 1820 che registrava le esperienze di un console britannico a Bucarest, William Wilkinson, nei principati di Valacchia e Moldavia, ora in Romania. La storia di Wilkinson menzionava un principe del XV secolo chiamato Vlad Tepes, che si diceva avesse impalato i suoi nemici su pali di legno. Era noto come Dracula, il figlio del drago. L'autore aveva aggiunto una nota a piedi pagina. Dracula nella lingua valacca significa diavolo. I valacchi a quel tempo erano soliti dare questo cognome a chiunque si facesse notare per coraggio, azioni crudeli o astuzia. Stoker prese nota di questo nome e della data. Durante il suo soggiorno a Whitby, Stoker avrebbe anche sentito parlare del naufragio 5 anni prima di una nave russa chiamata Dmitri, proveniente da Narva. Questa si arenò sulle Tate Hill Sands, sotto East Cliff, trasportando un carico di bare, e qualche tempo dopo cadaveri in decomposizione sarebbero stati ritrovati sulla spiaggia. Con un nome leggermente modificato, questa divenne la Demeter di Varna, che trasporta Dracula a Whitby con un carico di bare. Quindi, sebbene Stoker avrebbe trascorso altri 6 anni sul suo romanzo prima che fosse pubblicato, ricercando i paesaggi e i costumi della Transilvania, il nome del suo cattivo e alcune delle scene più drammatiche del romanzo furono ispirate dalla sua vacanza a Whitby. I turisti innocenti, il pittoresco porto, le rovine dell'abbazia, il cimitero spazzato dal vento e i racconti che sentiva dai marinai di Whitby divennero tutti ingredienti del romanzo. Nel 1897 fu pubblicato Dracula. Ebbe un inizio poco promettente come opera teatrale intitolata The Undead, in cui Stoker sperava che Henry Irving avrebbe interpretato il ruolo principale. Ma dopo una performance di prova, Irving disse che non avrebbe mai più voluto vederla. Per il personaggio di Dracula, Stoker mantenne il portamento aristocratico e lo stile di recitazione istrionico di Irving, ma rielaborò l'opera come un romanzo narrato sotto forma di lettere, diari, ritagli di giornale e annotazioni nel diario di bordo della Demeter. Il diario riporta la graduale scomparsa dell'intero equipaggio durante il viaggio verso Whitby, finché non rimane che il capitano, legato al timone mentre la nave si arena sotto East Cliff l'8 agosto, la data che segna la scoperta di Stoker del nome Dracula nella biblioteca di Whitby. Un grosso cane balza fuori dal relitto e sale di corsa i 199 gradini che portano alla chiesa. E da questo momento le cose iniziano ad andare terribilmente male. Whitby è una città indaffarata e la sua popolazione cresce enormemente durante i mesi estivi, quando i turisti arrivano in massa. Tuttavia vanta anche un tipo completamente diverso di residenti.
Whitby è sinonimo di luogo infestato ed è sede di molti fantasmi, apparizioni e vecchi racconti popolari. Sulla cresta della scogliera orientale, cioè la East Cliff, spiccano le drammatiche rovine dell'abbazia di Whitby, un ricordo di potere e di dominio una volta esercitato dalla Chiesa in epoca medievale. Santa Hilda è ritenuta la liberatrice di quel territorio dai serpenti, che inseguì fino al bordo della scogliera e colpì le loro teste con una frusta prima che precipitassero. Non sorprende che, osservando il vissuto durante l'epoca in cui Whitby Abbey era in auge, ci siano rimasti diversi fantasmi che vengono associati alle rovine stesse. È stato detto che il fantasma di Santa Hilda, avvolta nel suo sudario, si aggira ancora tra le mura dell'abbazia da lei fondata. Il suo fantasma è stato visto frequentemente in una delle finestre più alte dell'abbazia e la storia dell'apparizione è stata anche citata nel famoso romanzo di Bram Stoker. Un altro abitante spettrale di Whitby Abbey è il pietoso fantasma di Constance de Beverley. Constance era una giovane suora presso l'abbazia, ma si innamorò di un giovane cavaliere chiamato Marmion e ruppe il suo voto di castità. La sua trasgressione venne scoperta e lei fu crudelmente murata viva nella parete di una cella sotterranea segreta, dove urlò per giorni fino alla sua morte. Il suo fantasma è stato visto da molte persone sulle scale che portano ai sotterranei, ancora urlando e implorando di essere liberata dalla prigionia della sua tomba. Whitby è anche sede di due fari che sono stati costruiti attorno al 1833. Il più alto dei due sorge sul molo ovest ed è ora aperto ai turisti che desiderano salire le ripide scale a chiocciola. Purtroppo le scale del faro sono presumibilmente infestate da un fantasma con un braccio solo. Questo è il fantasma di un uomo di Whitby che si dice che morì cadendo dalle scogliere vicine sulle rocce sottostanti. Lui sorride ai visitatori incauti e tenta di invogliarli, cercando di convincerli a unirsi a lui nella morte, cadendo proprio come lui aveva fatto. L'edificio più antico della città è Bagdale Hall, costruito nel 1516. Questo antico palazzo Tudor è ora un albergo, ma così come i comfort offerti da un hotel, gli ospiti hanno anche la possibilità di sperimentare incontri spettrali nei suoi corridoi. Nel corso dei suoi molti anni come hotel, il Bagdale Hall ha ricevuto segnalazioni da parte di ospiti e personale di avvistamenti di fantasmi. Lo spirito più famoso è quello di Brown Bushell, un famigerato pirata proprietario dell'edificio durante la guerra civile inglese nel XVII secolo. Bushell era noto per aver spesso cambiato fazione durante la guerra, tradendo qualsiasi fazione con cui fosse alleato in quel momento. Questo atto di tradimento alla fine portò al suo arresto e alla sua esecuzione. Da allora ha infestato le sale del Bagdale Hall, evocando sentimenti di terrore e sventura nei suoi ospiti ogni volta che appariva. Ospiti e personale hanno segnalato avvistamenti in varie aree dell'hotel, su e giù per le scale e svegliando le persone ai loro capezzali. Ci sono state anche segnalazioni di passi pesanti di stivali militari uditi. Altri due fantasmi visti regolarmente sono un uomo ben vestito, con la bombetta, che si agita e fa il verso ansioso mentre aspetta all'angolo, mentre al bar una giovane donna con i capelli biondi sogna ad occhi aperti, il suo abito bianco drappeggiato intorno a sé, mentre fissa il camino. Altri resoconti suggeriscono luci che si accendono e si spengono, urla di angoscia e una figura nera. Bagdale Hall è anche nominato per essere stato a suo tempo un centro di attività di poltergeist. Whitby è anche la patria del Burgess Hound, che si dice sia un segugio infernale dagli occhi luminosi. Si narra che questo segugio vaghi per le strade dopo il tramonto e solo coloro che stanno per morire sono in grado di sentire il suo ringhio mortale. Le strade di Whitby sono popolate anche da altri fantasmi. Alle Feasteps un fantasma viene spesso visto vagare lungo il percorso tra Prospect Hill e Rooswarp, con la testa mozzata ben nascosta sotto il braccio. C'è anche uno spirito elementale, un folletto tipo goblin chiamato Birillo, che vaga di notte per i vicoli. A Whitby le tombe dei marinai che hanno avuto la sfortuna di morire sulla terraferma e che sono sepolti nel cimitero
la terza notte dopo il funerale vengono visitate dalla carrozza spettrale Barghest. La carrozza Barghest è tirata da cavalli senza testa ed i suoi passeggeri sono un gruppo di marinai scheletrici che vengono a rendere omaggio ai loro compagni marittimi deceduti. La carrozza con gli spettri viaggia attraverso il cimitero di St. Mary, la chiesa vicina a Whitby, e compie 3 giri intorno alla tomba, cercando di evocare il cadavere per unirsi all'equipaggio fantasma. La carrozza, con il suo equipaggio spettrale, finisce poi per essere inghiottita nel buio della notte. Uno degli oggetti più macabri presenti nel museo di Whitby e anche uno dei più popolari è la mano della gloria. Si tratta di una vera e propria mano che veniva tagliata a un povero malcapitato in un momento in cui non poteva lamentarsi, ovvero quando si trovava appeso per il collo dopo essere stato giustiziato. Al corpo appeso veniva recisa la mano e conservata nel sale. Era fondamentale che il corpo durante l'asportazione della mano fosse ancora appeso, in quanto procurarsi una mano della gloria era un'operazione tradizionale e nulla poteva essere cambiato, altrimenti si credeva non funzionasse. La mano conservata nel sale per togliergli tutta la parte umida e poi essiccata al sole serviva a uno scopo davvero assurdo. Era una specie di antifurto, ma al contrario. I ladri credevano che li avrebbe aiutati nei loro colpi all'interno di appartamenti e così rispettavano uno strano rito quando arrivavano alla porta della casa del malcapitato. La mano veniva posizionata in modo da poter sostenere una candela. Questa, una volta accesa, garantiva ai ladri di poter agire senza disturbi, in quanto si credeva fosse capace di ipnotizzare nel sonno gli abitanti della casa. Una variante di questo rito prevedeva che le candele fossero 5, come le dita della mano. Se dopo essere state accese una o più candele si fossero spente, quello era il segno che qualcuno in casa era ancora sveglio, così il ladro poteva decidere se continuare il suo colpo o lasciar perdere. Alcuni storici sostengono che non era raro trovare candele realizzate con grasso umano, proveniente proprio dal corpo dal quale era stata tagliata la mano, corpo che spesso si rivelava proprio essere di un ladro condannato a morte per il suo reato. Whitby è un luogo unico, sospeso tra storia e leggenda, dove la realtà sembra intrecciarsi con l'immaginazione. Dalle gesta di Hilda alle misteriosi ammoniti a forma di serpente, dalle avventure di James Cook alle ombre che hanno ispirato Bram Stoker, ogni pietra di questa città racconta qualcosa di straordinario. Eppure, nonostante tutto ciò che sappiamo, il fascino di Whitby rimane avvolto da uno strano alone misterioso. È davvero solo un luogo intriso di storia? O c'è qualcosa di più? Qualcosa che sfugge alla nostra comprensione? Forse le leggende soprannaturali non sono solo frutto della fantasia. O forse sono proprio le storie che scegliamo di tramandare a rendere questo luogo così speciale. Whitby ci insegna che ogni luogo, ogni persona, ogni evento porta con sé un intreccio unico di coincidenze e destini che meritano di essere raccontati. E chissà, magari il prossimo viaggio ci porterà in un altro luogo altrettanto sorprendente, pronto a svelare le sue luci e le sue ombre.